Ciao e benvenuto a questo nuovo video. Abbiamo già fatto una panoramica del plugin video Enhancer disponibile in Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve e Final Cut. Andiamo ora quindi a analizzare e scoprire la versione dedicata al settore fotografico disponibile in Lightroom, Photoshop, ma anche in Affinity Photo e Capture One. Ma che cos'è Enhancer? In cosa consiste? Andiamolo subito a scoprire. Enhancer è una suite di plugin per la gradazione del colore utile per emulare l'aspetto, la sensazione, i difetti della pellicola fotografica con i tuoi scatti digitali. In questo video analizzeremo le principali funzionalità di Enhancer, i controlli e i principali effetti come bloom, halation e film grain. A differenza del plugin video, Enhancer in Lightroom e Photoshop lavora come un plugin separato. Lavorare con i file RAW, salvando l'elemento come oggetto smart, è sempre l'opzione preferita in quanto contengono molte informazioni utili e in più rispetto ad un normale file, ad esempio JPEG. Per aprirlo in Photoshop basterà andare in Filtri e selezionare Enhancer. Per aprirlo in Lightroom dovrai fare clic con il tasto destro sull'immagine di tua scelta e poi selezionare Apri Enhancer in Lightroom. L'interfaccia presenta tutti quegli elementi che ti aspetteresti da un plugin di emulazione della pellicola. Al centro presenta una chiara anteprima, a sinistra si trova la sezione dei preset e dei profili di stampa, che sono ben 62, e a destra troviamo tutti gli strumenti. Qui ritroviamo quasi tutte le stesse funzioni del plugin video, anche se a mio parere qui sono disposte in maniera più ordinata, chiara e accessibile. Selezionando l'icona dell'ingranaggio puoi aggiornare i profili pellicola o gestire la tua licenza. Se nel tuo sistema sono disponibili più GPU, puoi selezionare manualmente la scheda grafica con le prestazioni migliori. E puoi regolare il comportamento dell'anteprima adattandola alle tue preferenze. Proviamo a seguire un percorso tipico del flusso di lavoro in Enhancer per fare una panoramica generale del plugin. L'immagine originale potrebbe presentare dei problemi da risolvere, quindi se non hai già provveduto a questo anteriormente in Photoshop o Lightroom, il primo passo da compiere sarà quello di correggerli attraverso lo strumento Correzioni Sorgente. Ma entriamo nel vivo di Enhancer. Il primo passo fondamentale da compiere è la scelta del profilo pellicola, che rappresenta il cuore e l'anima di Enhancer. I profili pellicola sono il risultato di accurate campionature che il team di Enhancer ha sviluppato nel corso degli anni. Qui puoi scegliere il preset che meglio si adatta alla tua scena. Oppure puoi passare alla sezione profili e selezionarne uno. Ad esempio Kodak Vision 3 50D è adatta per situazioni con un contrasto relativamente elevato, tipiche di una scena sotto la luce diretta del sole, in cui gli oggetti sono molto illuminati e le ombre sono profonde. Pertanto la pellicola, e quindi il profilo corrispondente in Enhancer, ha un contrasto relativamente basso per evitare il clipping nelle ombre e nelle luci. Inoltre per ogni profilo pellicola sono state campionate 3 diverse esposizioni che tramite l'opzione Push-Pull ti offrono l'opportunità di regolare ulteriormente l'aspetto del profilo in base all'esposizione della pellicola. Come vedi stiamo seguendo un percorso di elaborazione che si basa fondamentalmente sui principi analogici e questo lo trovo molto affascinante. Dopo aver selezionato un profilo film, quindi pellicola, si consiglia di regolare le proprietà Expand, Espandi, subito, che sono utili per impostare i punti di bianco e di nero e quindi per adattare l'immagine alla gamma dinamica del tuo spazio di colore. La stampa ottica è l'ultima fase della produzione analogica, possiamo quindi selezionare il supporto di stampa e regolare in sequenza l'esposizione, il contrasto e così via. Possiamo utilizzare il profilo lineare con pellicole positive, Kodak 2383 o Fujifilm 3513 per le pellicole cinematografiche corrispondenti e la carta Kodak Endura per le pellicole negative fotografiche. Tuttavia nessuno ci nega di sperimentare diversi tipi di stampa. Inoltre possiamo abilitare l'opzione Analog Range Limiter, il limitatore di gamma analogico, che ci consente di ottenere un'immagine più morbida e migliore sui dettagli agli estremi della gamma tonale, utilizzando i valori dei punti di bianco e nero così come sono stati misurati sulle stampe di riferimento.
Poiché le modifiche apportate durante la stampa possono influire in modo significativo sui punti di bianco e di nero, consiglio sempre di regolare nuovamente le impostazioni di Expand in caso di bisogno. Dopo aver impostato la tonalità dell'immagine, è possibile apportare ulteriori regolazioni al bilanciamento del colore. Lo strumento Color Head è perfetto per questo tipo di messa a punto. Ancora una volta Dehancer fa riferimento a strumenti di correzione del colore analogica per colorare una stampa intenzionalmente con tinte diverse nelle ombre, nei mezzitoni e nelle luci. Terminate queste operazioni di base è possibile passare poi alla regolazione degli effetti aggiuntivi. Thin grain è una delle parti fondamentali di ogni buona emulazione cinematografica o di stampa su pellicola e Dehancer fa un lavoro fantastico con le immagini fisse come fa anche con i video. Apprezzo particolarmente il dispositivo di scorrimento della risoluzione, che è un ottimo strumento per regolare la nitidezza dell'immagine e il modo in cui si fonde con la grana della pellicola. Facendo alcuni test ho riscontrato che effettivamente produce risultati molto migliori rispetto alla funzione di grana standard di default che troviamo incorporata in Photoshop o Lightroom, soprattutto grazie ai controlli dedicati alle ombre, alle luci e ai mezzi toni. A seguire troviamo altri strumenti come Film Developer, che consente di regolare lo sviluppo a seconda del materiale sorgente, delle condizioni di ripresa e delle attività creative. O troviamo Film Compression, che ti consente di mettere a punto la distribuzione delle luci. L'immagine risultante appare più analogica e diventa più flessibile per ulteriori manipolazioni, con esposizione, contrasto, profili pellicola, stampa e così via. La vignettatura è generalmente considerata un difetto. Copiando però un difetto, copiamo di conseguenza anche una proprietà tipica di alcune ottiche. Tuttavia la vignettatura è anche uno strumento creativo che consente una migliore messa a fuoco su un soggetto e aggiunge comunque ulteriore profondità. Ed infine troviamo Halation e Bloom, che a mio avviso sono tra le cose più interessanti di questo plugin. Halation è l'effetto dell'emulsione della pellicola visibile, come gli aloni rosso-arancio locali che si creano ad esempio attorno alle fonti di luce intensa o ai bordi contrastanti. Ecco, ci sono, come vedi, molti controlli a disposizione, inclusa la modalità maschera, che ci consente di visualizzare meglio le aree interessate. E a seguire, Bloom emula l'effetto combinato della dispersione della luce sui confini delle aree contrastanti dell'immagine, che ha origine nel sistema ottico e viene poi amplificato negli strati di emulsione. In conclusione devo dire che ho apprezzato la modalità standalone di Dehancer, che consente di interagire con un'interfaccia semplice e pratica. Un aspetto molto importante da considerare è che abbiamo lavorato secondo i principi analogici e senza distruggere i rapporti cromatici originali della clip durante la sua interpretazione. Si avverte, si sente che questi strumenti sono stati progettati da professionisti del settore, che sono riusciti con passione a trasmettere al mondo digitale il processo di sviluppo e stampa su pellicola. Altri fattori positivi li ho trovati nella possibilità di lavorare in RAW e soprattutto quella di poter editare una serie di foto con le stesse impostazioni. Dehancer salva automaticamente le tue ultime modifiche ogni volta che applichi l'elaborazione con il pulsante OK nel plugin, oppure puoi creare facilmente dei preset ed applicarli ai prossimi scatti. E ancora, se stai lavorando con Photoshop, puoi applicare Dehancer come filtro smart e quindi puoi modificare le impostazioni in qualsiasi momento senza alterare l'immagine originale in modo permanente, e questo è fondamentale. Dehancer supporta completamente la funzionalità di Photoshop Action, che significa che tutte le impostazioni dei plugin, una volta registrate, verranno riprodotte quando l'azione viene eseguita. In poche parole puoi applicare l'effetto a tutti i file contenuti in una cartella o aperti in Photoshop. Per quanto riguarda il costo, non è economico, ma considerando gli strumenti che offre, credo che il rapporto qualità-prezzo sia giusto. Per quanto riguarda il settore fotografico, Dehancer è disponibile per Photoshop, Lightroom, Affinity Photo e Capture One. Per quanto riguarda il settore video è disponibile per Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve e Final Cut. E inoltre per gli utenti iOS è disponibile anche una versione mobile.
Se vuoi quindi emulare l'effetto della pellicola fotografica e pensi che Dehancer faccia il caso tuo, puoi trovare qui in descrizione il link per acquistare il prodotto con il 10% di sconto. Se invece vuoi ricevere altri video come questo o tutorial specifici sugli strumenti disponibili in Dehancer, sottoscrivi il canale per restare sempre aggiornato. Grazie per l'attenzione e ti aspetto al prossimo video.